Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dei tickets, i Tickets for Life. Ci troviamo in questo bellissimo luogo, siamo nella riserva di Punta Bianca, che è quella punta laggiù in fondo. Abbiamo dormito qui tutta la notte, dopo aver lasciato Agrigento, ma saranno 20 km nemmeno da Agrigento per arrivare qui. Questo è il bellissimo panorama sul quale ci siamo svegliati oggi. La strada invece è molto accidentata, infatti per arrivare qui abbiamo faticato non poco, soprattutto con i nostri Charlie, perché qui ad esempio c'è questa discesa che si può fare solo ed esclusivamente con un quad. Vedete, la strada è un po' accidentata, poi per arrivare qui noi abbiamo fatto un pezzo di sterrato fino al paesino che c'è qui vicino, l'ultimo tratto pendenza del 50% e poi un pezzo di sterrato bruttissimo in cui abbiamo patito un po'. Infatti ci siamo fermati subito nel primo spiazzo senza procedere oltre, perché la strada in effetti è un po' troppo sconnessa per noi. Vedete, lì ci sono delle case, ma fate conto, da quella casa arrivare lì c'è la strada che è così e poi c'è quella curva bruttissima, dopo ve la faccio vedere meglio, e noi ci siamo fermati con il van lì. Vedete questa strada anche qui com'è molto accidentata. Infatti stanotte hanno dormito anche dei motociclisti qui con le loro moto e le loro tende. Eccola! Buongiorno! Allora, che si dice di questo posto? Sempre 60 minuti. Wow! Si dice che è wowissimo. È veramente bello. Cioè, ti guardi, ti giri dietro e vedi, sembra un paesino tranquillo, Sì, su una collina, sul mare. Ti giri di qua, boom! tutto nella natura più incontaminata. Sì, qui di qua non c'è nulla. Ora non so se questa parte qui è una riserva, perché effettivamente non c'è una costruzione. Perché da Punta Bianca c'è la riserva da Punta Bianca, giusto? Potrebbe essere, ora non mi ricordo così su due piedi e di mattinata. Sono andato ad esplorare un po' la stradina che praticamente finisce dietro la duna. La strada bruttissima, poi sono arrivate due macchine, ma loro passano. Sì, poi ci sono questi ragazzi, credo che abbiano dormito con la tenda. Sì, perché ho visto che c'hanno le tende. Motociclisti tedeschi. Sì. E c'era anche un van austriaco che è andato via prima. Sì, l'ho visto. Io l'ho visto fare la salita, ho detto ora spacca tutto. Ha preso il su per la salita, sul lato più brutto poi, ha fatto due salti, bam, boom, bam. E ho detto sì, meglio, qui spacchi tutto. Ma magari 4x4. No, lui ha preso la ricorsa perché non è 4x4, però è passato dal punto più brutto. Vabbè, Non state che crolla tutto, va. Crolla tutto. Vedete, abbiamo lasciato Charlie in quello spiazzo perché qui la strada è veramente brutta e anche lo spiazzo bisogna stare attenti a dove si parcheggia, perché qui ogni tanto si stacca qualche pezzo. Questo per esempio c'ha poco, vedete? E questa è tutta la spiaggia che abbiamo sotto di noi. E laggiù in fondo vediamo poi il porto di Agrigento, Porto Empedocle, che è veramente qui vicino. Ragazzi, stavo facendo delle foto, delle riprese, insomma, e questi signori qui sotto che sono arrivati con delle macchine qui nel posto più inaccessibile. Poi è arrivato questo signore con la barchetta, mi ha visto e mi ha detto: oh, che stai a fa? Che stai a fa? Non riprende, non fa foto, non fa foto, E ho detto: ma io sto guardando il mare. Secondo me fanno attività losche. Comunque hanno portato un botto di sacchi che stanno caricando su una barchetta. Basta, io non voglio entrare nel merito. È vero. Quindi la macchina che è arrivata quelle prima. quelle due macchine, ma sono 3 persone. Stanno a caricare tutti questi sacchi su questa barchetta. Secondo me c'è qualche cosa di losco. Sì, insomma. No, perché per agitarsi in quel modo. Ma sì. E poi quell'altro ho sentito gli ha fatto: ma c'è qualche problema? E quello sulla barca gli ha fatto: hello? E hello? quello sulla barca gli ha siamo fatto... i motociclisti che sono venuti qui a fare. Quello lì, insomma. Gli ha fatto: no, tutto a posto, tutto a posto. Vabbè. Noi ci godiamo la nostra giornata in piena tranquillità. Che si vuole fare? Da tutte le parti ci sono queste cose. Sì.
Vedete, c'è quel signore che continua a caricare questi sacchi sulla barchetta. Vedete che questi 3 tizi stanno a mettere le reti qui sotto costa. Non so quanto sia lecito, però il fatto che mi abbiano reguardito di non riprendere probabilmente mi fa pensare che non si possa fare. Vedi, sono lì, stanno a mettere tutte le reti, ma non c'hanno nemmeno i galleggianti queste reti. Mi sembra. Forse è per quello che non so. Non hanno nemmeno quell'apparecchio che serve per recuperare le reti. Comunque, il fatto che mi abbiano ripreso sul fatto che non li possa riprendere, tra una cosa e un'altra si è fatta l'ora di pranzo. Quindi oggi abbiamo un menù ricco. Questa pasta si chiama? Scialatielli. Gli scialatielli con il ragù di casa. Ragù di casa, che è proprio di casa, nel senso portato da casa. E dopo prosciutto e melone, oppure Popone. popone. Io lo chiamo così. Voi come lo chiamate? Io lo chiamo melone, lei lo chiama popone. In ogni caso noi ce lo mangiamo. Perché io so proprio maremmana ad hoc. Io sono Lui importato. è importato, quindi... E si fa scoprire, vedi? Sì, queste inquadrature li vedo spesso. Facciamo vedere, ci sono 2 furgoni uno accanto all'altro. 2! Ma che succede? Mi immagino un altro... Perché voi non sapete che Charlie è raddoppiato, non ce ne bastava 1, 2! In realtà abbiamo litigato, quindi abbiamo diviso due Due mezzi, letti, uno sì. di qua e uno di là. No, scherziamo, sono venuti a trovarci degli amici. Esatto. Che ora vi presentiamo. Ta-da-da, Salvatore Ciao. e Domenico. Ciao. Loro sono provincia di Agrigento, Mussumeli. No, è già Caltani- toppato, già sbagliato. sbagliato. Provincia di Caltanissetta, Allora, sì, questo a si sa. Mussomeli. Mussumeli. No, si lascia tutto... Ho sbagliato. Provincia di Caltanissetta. Sì. Mussumeli. Per poco però, Sì, sì. Al centro della Sicilia, dove noi stiamo un po' alti, quindi vediamo tutto dalla Esatto. nostra zona. Però questo tramonto ce l'avete? No, questo tramonto non ce Sono l'ho. venuti a trovarci Guarda. e hanno trovato noi con questo tramonto. Ma che strada avete fatto per arrivare qui? Abbiamo fatto un'autostrada che neanche col fuoristrada si arrivava. Ci dicevano che gli è impazzito anche il navigatore, il GPS. E noi ci siamo messi in un posto molto wild. Troppo wild. Però ci hanno fatto piacere perché noi, come sapete, lo dico sempre, ci fa piacere incontrare i vostri volti. Anche perché noi li conosciamo tramite YouTube, Tramite in lo questo schermo. caso, però lo schermo, però non li conosciamo di persona, quindi siamo venuti, visto che sono nella nostra zona, siamo venuti a trovarli e così abbiamo fatto la conoscenza di persona. In di persona sono meglio. In Di ciccia. persona stanno meglio perché Siamo prima più magri. Grazie. anche più bello il furgone sempre. Il mitico Charlie, esatto. Il mitico Charlie. Grazie ragazzi, ancora è stato un piacere. Salutaci tua sì, moglie sì, il piacere. E la tua. e anche la tua. Il piacere è nostro perché aspettavamo questo momento che si concretizzasse, no? Però avremmo voluto avere molto più tempo, avremmo voluto magari stare insieme un giorno. Ci siamo rincorsi insieme. un po'. Ci siamo Sì, ricorsi un po'. Infatti vengo dietro da dopo Messina fino ad oggi qua. È vero, ci siamo scambiati molti messaggi. E per niente ci siamo incontrati là. Lo so, purtroppo noi sapete, come diciamo sempre, non facciamo mai programmi stabili. Decidiamo oggi facciamo così e poi il programma si allarga, si scompone e si rifà altro programma nuovo. Poi anche il meteo è stato ballerino Il ultimamente. meteo, E ci ha quindi- condizionato molti spostamenti. Abbiamo visto il vento, l'acqua da noi a Esatto. Cefalù ha piovuto sabato. No, il martedì. Il martedì siamo scorso ha stati piovuto talmente tanto che l'acqua è stata, diciamo, troppa. Ora Quindi- invece sapevamo che nel fine settimana doveva fare bel tempo e infatti Guarda che spettacolo. il tramonto, È bello. sì, il tramonto. Così potrai confermare che i nostri tramonti sono reali. Esatto. E non sono ritoccati da Non ritocchiamo Photoshop. nulla. No. No, Guardate che questo lo meraviglia. confermo, è reale, lo È reale, confermo. è vero? Bellissimo. Lo confermo. Bellissimo, ci avete dei tramonti qui in Sicilia, mamma Ma in mia. tutto il mondo. In tutto Guardate il che mondo, bellezza, Basta che ragazzi. siamo sul mare. Sì, esatto, noi avete capito che amiamo il mare.
buongiorno ragazzi, anche da parte mia. Allora, stiamo scalando l'Everest, no scherzo, stiamo andando via da questo bel posto che ci ha accolti. Guardate che mare stamattina, una tavola. E per uscire dal parcheggio, diciamo, che è il piano, dobbiamo affrontare questa salita impervia che quando siamo arrivati era una discesa piuttosto brutta. Quindi ora Fede sta scaldando un attimo il Charlie, perché così il motore ha più giri, diciamo, e niente, ci sono un po' di pietre smosse, come vedete c'è un po' di pendenza. Più che altro la nostra paura è sempre di battere sotto. Non siamo bassi con i soffietti, però c'è sempre da avere un occhio di riguardo. Qui ci sono delle voragini, non so se vedete, mentre affrontandola da questo lato è un po' in discesa, però insomma facendo attenzione si fa. Poi Fede è tutto accorto, diciamo, in queste manovre, quindi andremo piano piano, sasso dopo sasso. Forza Charlie, siamo tutti con te, forza! Vai, così vai bene. Lì ci sono un po' di sassi, lì. Esatto. Sta alla tua sinistra. Così va bene. Vieni, ok, ok. Sì, fa bene. Okay. E qui, attenzione qui. Vai, sei quasi fuori. E vai, grande Charlie. Il pilota è approvato. Ce l'abbiamo fatta, grande Charlie, non lo ferma nessuno, però. Ma non dire gatto finché non hai nel sacco, come dice il proverbio, perché non ci ricordavamo, ma ce lo siamo ricordato adesso, la super mega iper salita del 30-40%, che ha una percentuale incredibile, che è questa. Vi faccio vedere, guardate là, ecco, ora ci passa proprio la macchina che fa la dimostrazione. Guardate, ora va piano e ora su. Lo vedete come arrampica? Cioè, decolla come gli aerei. Guarda là, guarda Mamma che roba. mia, ma poi è tutta buche. Non me la ricordavo questa. No, ma ti rendi conto? Cioè, siamo in una valle di lacrime, qua giù. No, guarda come sobbalza. Quello ci possiamo far nulla. Forse non ci ricordavamo che questa è la parte più impegnativa e non la salita sterrata. Meno male c'è l'asfalto. Sì, infatti. Vabbè, ragazzi. Proviamo? Vi diciamo quando arriviamo su. Dai, ora dobbiamo fare il tifo per Charlie. Facciamo tutto di prima. Il motore ci vuole caldo. No, ma che di prima? Sì, forse di prima. Sì, di prima. Però è meglio di qua. Mamma mia, ma com'è? Oh mamma mia. Dai Charlie, dai Charlie. Su dei giri. Ora dovrebbe suonare il sensore al contrario dei freni. Di solito suona quando siamo in discesa del liquido, e invece in salita non suona. Qua. Aiuto! La ruota. Povero Charlie, è andato un twist, vero? Sì. Dai Charlie, ti manca poco, dai, over the top. Ma dove andranno questi tickets? Oddio. Ta-da! Qua! Stradina un po'. Stiamo facendo questa strada sterrata che al momento sembra essere in buone condizioni. Al momento. Sì, sono solamente 3-4 km, ma insomma è fattibile. Sì, è fattibile, ci porta a un punto ben preciso che, se avrete pazienza, scopriremo insieme a voi. Vi possiamo solo dire che siamo dentro a una riserva naturale. E ridaglie, tanto per cambiare, le abbiamo fatte tutte praticamente. Non ancora tutte, perché veramente in Sicilia ce ne sono 1000, tantissime. Non c'è grosso movimento perché è vero che è sabato oggi, però insomma, diciamo, è un posto. Aspetta, c'è una macchina. Questi sono i problemi, vedi? Quando si incontra, però per fortuna ci siamo incontrati in uno slargo. Ora sta arrivando la macchina, qui c'è uno slargo. Mamma mia, guardate qua, guardate che bellezza questo contrasto con questo campo dorato con quell'azzurro del mare. Mamma mia,
Da giù vediamo tutto il golfo di Porto Empedocle e dietro la Girgenti, ovvero Agrigento. E che pace in queste riserve, c'è un bel silenzio, a parte noi che sballottiamo un po' tutti, ma insomma. Ci sono anche, per chi avesse il fuoristrada 4x4, che sia delle discese un pochino impervie, noi non facciamo, magari per andare sulla scogliera. Però abbiamo visto, come vi abbiamo poi mostrato ieri, che queste scogliere sono molto friabili e non è il caso di andare proprio sul ciglio. Allora, abbiamo parcheggiato, ora vi facciamo vedere l'affaccio che abbiamo da questo lato. Preparati, perché è abbastanza da infarto. Com'è, bello? È da infarto. Mamma mia! Ragazzi, guardate voi con i vostri occhi. Wow! Oh. Cioè, è una roba impressionante. No. Pochissima gente, per fortuna. Che colori! Colori meravigliosi con queste rocce che spuntano fuori. C'è bassa marea probabilmente. E questo posto come si chiama? Ah, non vi abbiamo detto, si chiama Punta Bianca. Se vi ricordate, qualche giorno fa siamo andati a Capobianco, che rimane praticamente nei pressi di Eraclea Minoa, ma non è la stessa cosa. Qui siamo un pochino più a sud, diciamo, di Agrigento, come vi abbiamo detto, e questa è Punta Bianca, forse un pochino più conosciuta nel web, diciamo. Dicono, abbiamo letto, questa ve la diamo così, però se vi interessa, insomma, informatevi, in piena stagione estiva ci sono dei ragazzi che hanno praticamente organizzato un chiosco tipo bar e si sono organizzati anche con delle jeep 4x4, quindi da questo piazzale, dove si possono lasciare tranquillamente anche le autovetture perché la strada è fattibile, come avete visto, appunto organizzando questo shuttle, diciamo, con i 4x4, vi portano, per chi non volesse camminare o non potesse, vi portano fino giù alla punta. Noi invece vogliamo camminare e andiamo a piedi laggiù in fondo. E ovviamente vi portiamo con noi. Vedete, qui la strada continua ma è molto in discesa, tutta sterrata, infatti ci arriva giusto il fuoristrada, ma l'affaccio qui, ragazzi, è impressionante. Bisogna stare attenti a non affacciarsi troppo perché qui si frana di sotto. C'è anche una barchetta, guarda. Da qui si percepisce la ripidità di questa strada. Ma dove sei? In montagna, in vetta te? Era quasi meglio mettersi le scarpe da trekking. Marta su in vetta, io sto andando tutto di freno motore, sì, di piedi. Questa è tutta la discesa. Ma è veramente inclinata. Guardate qua che montagna c'è da scalare. Con Ciardi questa non si fa. Sì. Ora scendiamo qua. Che mare. Ci sono colori di tutte le sfumature, dal giallo al verde al blu al rosso. Da giù si vede benissimo Agrigento. Qui si vede benissimo, E lì è anche la Scala dei Turchi, guarda, in fondo. Terreno un po' friabile, fare molta attenzione. Vai. Che mare, ragazzi, è uno specchio d'acqua, La signora dietro di me è entrata in acqua, ma a giudicare dalla verve deve essere bella fredda. Peccato, guarda che qui veramente... Questo è un acquario, ragazzi. Tocchiamola, dai. Tocca, tu. Io l'altra volta ho messo i piedi in acqua. Tocca, stacca, su, fai vedere ai nostri amici che tocchi. Io la tocco, ora mi bagno le scarpe perché ovviamente non ho le ciabatte. Allora, qui devo essere sincera, qui non è fredda.
qui però sono 3 centimetri, lì a 2 metri non lo so, ovviamente. Non abbiamo il costume, sinceramente io l'avevo presa come un'escursione per vedere la punta bianca. Si torna da Charlie e ci si mette il costume. Aiuto. Non avevo presa come, cioè, capito? Però non me la immaginavo così. Sì, raggiungiamo quel punto lì, che è quello che ci interessa di più. Magari lì ce l'ha fatta a scaldarla. Subito, però. Qui, come vedete, è molto friabile questa roccia e viene giù. La cosa incredibile è che si passa da questa terra rossa e grigia e verde con le alghe sopra che facciano un disegno, vedi? Sì, bello. si passa a una punta completamente bianca. Com'è possibile che tutto ciò? È possibile. È incredibile. Abbiamo scalato la montagna bianca, non abbiamo ripreso perché era un po' al limite, ma da qui si gode un panorama, ragazzi. Che rocce bianche, ragazzi. Qui abbiamo questa torre che abbiamo visto essere la ex caserma della Guardia di Finanza. Da qui veramente dominavano il mare in tutte le direzioni. Ah sì, che posto ci sono scelti. Bellissimo, un mare stupendo. Poi c'è da dire che con questo sole, questo bianco, sì, spacca. Abbiamo sentito parlare un po' di gente qui di passaggio che qui d'estate, ragazzi, non ci si muove. È gettonata, gettonata. Ma è per forza una meraviglia. Poi lo spazio è piccolo, se ci pensate la spiaggia è piccola. Sì, la spiaggia è veramente, anche perché dall'altra parte praticamente poi a un certo punto la spiaggia proprio si ferma perché c'è la roccia che è a picco sul mare. Laggiù si vede lo Zingarello, quel paesino lì, che è il posto dove abbiamo dormito le ultime 2 notti ormai. Infatti noi si era pensato anche di venire a piedi da lì, ma in effetti c'era quel punto non si passa, dove c'è tutta la roccia crollata che non era valicabile, quindi se avremmo fatto una super camminata per niente. Vedete qui tutto quello che rimane di questa struttura, che è un po' pericolante. Infatti il soffitto non c'è più, anche il solaio vedete è crollato e infatti è pure vietato l'ingresso. Infatti ci dice che è l'ex caserma della Guardia di Finanza. Vedete di qua c'è tutto questo piano bianco. Qui mi immagino tutti gli asciugamani della gente a prendere il sole in piena estate. Qui ci si potrebbe andare con lo slittino in questa discesa, far finta di essere sulla neve. Ci siamo fatti una piccola pausa, abbiamo fatto merenda, però ora è giunta l'ora di pranzo. Infatti non si capisce se dici merenda, però. Una banana, cioè niente di che. È una seconda colazione, diciamo. Sì, però andiamo da Charlie e facciamo un bel pranzetto. Sembra di essere sulla neve, è incredibile. Tutto bianco qui. Da questa angolatura è fantastico. Che disegno ha fatto la natura? Io ho fatto 50 foto. Sì, poi questa parte qui è veramente incredibile. Sembra quasi che si sia sdraiata. Sì, è vero, non riesco a staccarmi da questa cosa. Poi non potete capire che questa luce bianca quanto sia accecante. Senza occhiali io non riesco a starci. Esatto, e quanto faccia caldo. E poi è un caldo, picchia il sole, però l'acqua è fredda. Qui a Derretta ci sarebbe da camminare per tutta la costa per chilometri, perché girato l'angolo della Punta Bianca, qui c'è tutta questa stradina bianca che prosegue. Hai voglia di fare qualche chilometro? No, quella è un po' su, un po' lontana. Questa stradina per esempio non è fattibile, ma proprio per niente. C'è lui con il pick up che arranca là sopra, però che territorio incontaminato e wild. Quelli sembrano tipo delle
i mini vulcanini. Andiamo a vedere qua sopra se c'è un po' di panorama sul mare. Volevo vedere tutti i livelli della torre. Perché qui è veramente brutto, brutto. Brutto, brutto, brutto. Qui col trattore ci viene. Vedete, qui c'è un altro appostamento da seconda guerra mondiale, un bunker. E da qui abbiamo tutto l'affaccio su questa cala, su questa caletta. Purtroppo è pieno di spazzatura. Qui veramente è devastante la faccenda. Là, come brucia. Un po' di pesto, un mix di pesto. Un misto di pesto. Questo alla fine era un avanzo di pesto verde e non si butta. E poi c'è questo. È siciliano. Questo siciliano, basilico, olio extravergine di oliva. Ed eccoci finalmente a tavola, ragazzi, di fronte a questo bel mare Si mangia! e si mangia. Buon appetito! A dopo!